Chivu sta rivoluzionando l'Inter in silenzio, ma con delle scelte che potrebbero segnare il futuro del club. Da Bissek, che fino a pochi giorni fa sembrava ai margini del progetto nerazzurro, fino ad arrivare a Çalhanoğlu, che ritrova motivazione e soprattutto numeri da protagonista sotto la guida del nuovo mister. Quello che emerge quindi è una visione chiara e anche strategica da parte di Chivu, e in questo contenuto, in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, andremo ad approfondire cosa significano queste scelte per la stagione dell'Inter, per il futuro della squadra e anche quale impatto potrebbero avere sul fronte mercato. Prima di partire, come sempre, vi ringrazio per il grande sostegno e il grande supporto che ci dimostrate ogni giorno, e vi invito a continuare a farlo con un like al video, l'iscrizione al canale e ovviamente ad entrare a far parte del nostro mitico club di Passione Inter con tanti amici e nerazzurri da tutto il mondo. Io voglio partire da quella che è un po' la notizia degli ultimi giorni, la notizia che ci lascia anche Inter-Fiorentina, con un nuovo Bissek, mi viene da dire, perché è un momento forse di non di rinascita, perché ancora non era stata segnata un po' diciamo la fine per questo giocatore in maglia Inter. Si era parlato di mercato, si è parlato di mercato, di un possibile addio già a gennaio, però ancora si discuteva del fatto che Bissek è un giocatore che può continuare a dare un grande contributo a questa squadra. Chivu sembra aver trovato la quadra giusta, perché insomma, lo dicevo, il difensore che sembrava destinato a vivere appunto un ruolo marginale all'interno del progetto, parlando di mercato, parlando di possibili partenze, parlando anche del fatto che lo stesso Chivu non lo tenesse in considerazione, non lo considerasse parte integrante, no, del progetto, soprattutto a lungo termine. C'è stata poi una scelta che abbiamo diciamo assaggiato in Belgio, con Bissek che è scalato nel ruolo di centrale nel momento in cui è entrato a partita in corso Akanji, che appunto nel momento in cui arriva all'Inter diciamo condiziona un po' quello che è lo status dello stesso Bissek, che insomma vediamo meno, ecco, in campo. Questa scelta, questa indicazione già contro l'Union Saint-Gilloise, scelta che poi viene confermata effettivamente contro la Fiorentina nell'ultima di campionato, con Bissek che parte titolare al centro della difesa nella sfida contro la Viola, e ci restituisce una prestazione incoraggiante, mi viene da dire, una prestazione più che positiva, come abbiamo detto anche nel post partita e come ho detto anche allo stesso giocatore nel post partita. Ed è una scelta che ci può dare tante risposte e tante soluzioni anche a lungo termine. Allora, innanzitutto voglio dare un giudizio su quella che è stata la prestazione di Bissek in quel ruolo contro la Fiorentina. Lo stesso Chivu nel post partita ha detto che è stata una scelta che è dipesa dal fatto che c'era l'intenzione di voler andare a contrastare la velocità di Ken, che è sicuramente un centravanti con una stazza, ecco, importante, ma dall'altra parte ha dalla sua anche una grande velocità, un'imprevedibilità che magari sarebbe potuta essere un po' più insidiosa per Acerbi, che è andato in difficoltà contro il Napoli con la scelta tra l'altro del falso 9, con quel tipo lì di attaccante da marcare. Quindi Bissek diciamo che si ritrova a dover ricoprire un ruolo fondamentale, un ruolo che è un po' il fulcro, no, della difesa nerazzurra, e lo fa secondo me egregiamente, con delle chiusure importanti, con una prestazione diciamo anche positiva a livello mentale, perché le problematiche di Bissek nelle stagioni, soprattutto nella scorsa stagione, la problematica principale è stata proprio legata ad un discorso mentale, ad un discorso di concentrazione sui 90 minuti. Contro la Fiorentina è stato in campo proprio 90 minuti e ha tenuto la spina della concentrazione ben attaccata, appunto restituendoci una prestazione molto positiva. Diciamo che Bissek, a parer mio, ha il fisico per poter ricoprire il ruolo di centrale, e i dubbi che sono emersi in passato non sono emersi per la struttura fisica, ma proprio per gli errori in marcatura e anche per la mancanza di esperienza, se vogliamo, no? Nonostante questo, Chivu ha deciso di dargli fiducia, e questa fiducia rappresenta per Bissek, secondo me, una spinta fondamentale. Diciamo che
Con la prestazione su Ken, Bissek ha dimostrato di poter reggere comunque delle sfide anche insidiose ed importanti, perché la partita con la Fiorentina arrivava in un momento delicato per l'Inter, 3 punti conquistati sicuramente con fatica, ma in una prestazione che comunque ci dà tanto e ci restituisce un Inter molto compatta e molto, solida. Poteva, diciamo, essere un po', la partita che sulla carta, risultava più semplice, di fronte ad un avversario in difficoltà, ma dall'altra parte poteva rivelarsi anche un po', come dicevo prima, ostica ed insidiosa per il momento dell'Inter. Quindi Bissek ha risposto secondo me, non dico perfettamente perché non voglio sbilanciarmi in questo modo, però in maniera egregia. Questa cosa gliel'ho fatta notare anche nella conferenza post partita, non so chi di voi ha avuto modo di ascoltarla, però insomma, nella domanda che gli ho fatto in conferenza stampa gli ho detto che gli errori che sono arrivati in passato, sono arrivati proprio per un discorso legato alla concentrazione sui 90 minuti, invece la partita contro la Fiorentina, ci restituisce un Bissek che comunque ha tenuto la spina attaccata per tutto il match e volevo sapere se proprio sotto la guida di Chivu è stato fatto un lavoro relativo a questo aspetto. Lui ha confermato e ha detto che sicuramente stare in campo per tutti i 90 minuti ha aiutato. Ha detto che è migliorato molto, che si sente molto migliorato sotto questo aspetto, ma che ci sono ancora grossi margini di miglioramento. Sono d'accordo perché questa è un po' la chiave, cioè secondo me Bissek può ricoprire quel ruolo, va visto nei banchi di prova importanti, nel senso che come dicevo, Ken è sicuramente un attaccante che ha fisico e stazza da scusatemi, centravanti puro, dall'altra parte però ha anche quella velocità e quella imprevedibilità, che, lo distingue poi, lo differenzia da altri centravanti. In quel caso Bissek è stato pronto, è stato preparato e si è fatto trovare appunto, già pronto per questo tipo di confronto. Sono curiosa di vederlo un po' nel momento in cui si andrà a confrontare con marcatori un po' più classici, proprio i tipici marcatori, in stile Acerbi. Lì potremmo secondo me tirare le somme, cioè se Bissek riuscirà a dimostrare di potersi confrontare anche con questo tipo di giocatori, allora si potrebbe parlare veramente, del nuovo centrale del futuro in questo senso. Quindi questa stagione secondo me diventa un po' un banco di prova decisivo, anche per inserirlo gradualmente in questo ruolo, andando comunque a ricordare che sia Acerbi che De Vrij sono in scadenza e quindi l'Inter diciamo che deve muoversi per forza su questo ruolo. Forse l'avrebbe dovuto fare già in precedenza, si è deciso di andare a continuare a dare fiducia giustamente ad Acerbi e De Vrij, ma bisogna coprirsi le spalle e l'impressione, la sensazione è che Chivu voglia coprirsi le spalle proprio con Bissek. Quindi io, sono, diciamo, non lo so, la prestazione con la Fiorentina per me è incoraggiante, quindi sono felice di aver visto Bissek in quel ruolo e di aver risposto presente. Adesso voglio vederlo nel corso della stagione per capire se effettivamente quello potrebbe essere un ruolo adatto per lui e anche un po' un modo per rilanciarlo, visto che Akanji sembra veramente inamovibile, ecco, sul centrodestra. Stiamo parlando un po' di una "rinascita" tra virgolette di questo giocatore, ma c'è un'altra rinascita della quale vorrei parlare, che è di questo, signore qua, Hakan Çalhanoğlu, perché appunto, se Bissek, ci sta dimostrando di poter rientrare un po' nel discorso Inter, diciamo che, Çalhanoğlu con questo avvio di stagione ci sta dando delle grandi risposte dopo un'estate, perdonatemi, molto, molto complicata, con tutti i discorsi relativi al mercato, con le parole di Marotta che avevano fatto discutere e non poco. Io personalmente avevo un po' paura di questo avvio di stagione, di questa stagione da parte di Çalhanoğlu, perché avevo paura che potesse non avere più quella motivazione e quella voglia di indossare la maglia dell'Inter, visto che era stato detto più volte che lo stesso giocatore sarebbe voluto tornare, no, in Turchia e poi invece alla fine ovviamente è rimasto a Milano. Quindi un po' di timore sotto questo aspetto, un po' di timore anche per la condizione di Çalhanoğlu, che comunque insomma nell'ultimo periodo forse non aveva dato le stesse garanzie che aveva dato in precedenza.
Chivu ovviamente decide di puntare su di lui, continua ad affidargli quello che è il ruolo chiave, del 3-5-2 interista, un ruolo nel quale Çalhanoğlu ha sempre dato le sue, garanzie e difficilmente siamo riusciti a trovare, anzi ancora non siamo riusciti a trovare un effettivo, vice in quel ruolo. La risposta di Çalhanoğlu alla fiducia di Christian Chivu è stata straordinaria. Non a caso, in questo momento è, e vi mando a proposito di questo la classifica marcatori, perché Çalhanoğlu è in vetta alla classifica marcatori di Serie A con 5 gol in 9 partite di campionato, ma soprattutto questo è il miglior avvio di stagione in maglia nerazzurra per Hakan Çalhanoğlu, perché da quando è all'Inter non è mai partito così bene. Ha già messo a segno 6 gol e 2 assist in tutte le competizioni, dimostrando una lucidità mentale che forse, e io mi ci metto in mezzo a questo discorso, che forse non ci aspettavamo ragazzi, per il discorso che facevo in precedenza. Arriva da un'estate turbolenta, arriva da un'estate nella quale sembravano essersi un po' anche così andati ad incrinare i rapporti con lo spogliatoio, dopo le dichiarazioni di Lautaro, dopo le dichiarazioni di Marotta, invece arriva e diciamo parte veramente con il piede giusto, con dei numeri da protagonista, come abbiamo appena detto, e soprattutto dimostrando di avere proprio la mentalità giusta per affrontare al meglio questa stagione che richiede il grande apporto dei veterani, cioè richiede proprio il fatto che i veterani, coloro che sono stati per anni, diciamo il cuore di questa Inter, tornino a farsi sentire. Quindi sono molto contenta di vedere Çalhanoğlu in questa veste, di riconoscere ecco il Çalhanoğlu che abbiamo sempre visto poi in maglia nerazzurra con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia. Qui c'è da fare ovviamente la menzione speciale a Christian Chivu perché lo stesso giocatore ha detto queste parole proprio dopo Inter Fiorentina. Il mister ci ha dato una grande mano, mentalmente siamo troppo forti. Qui occhio ai troppo perché ogni tanto i giocatori dell'Inter nelle dichiarazioni si lasciano molto andare, però sicuramente ha sottolineato il fatto che in questo momento l'Inter si sente molto consapevole dei propri mezzi e su Chivu dice ci ha dato non tanto la motivazione ma soprattutto la grande disciplina per mantenerla e questo secondo me è un passaggio importante perché ci dà anche diciamo così ci permette di capire il grande lavoro mentale che sta facendo Christian Chivu su questa squadra e ovviamente Çalhanoğlu lo è andato a sottolineare. Vado in conclusione dicendovi che in questo discorso, secondo me, le conseguenze saranno evidenti e sono già evidenti, sia perché appunto ritroviamo anzi 2 giocatori come Bissek e Çalhanoğlu che possono essere centrali nel discorso Inter, ma anche, come dicevo all'inizio del video, in chiave mercato, perché, se Bissek, si dovesse confermare effettivamente, affermare come centrale del futuro, non sarà necessario, spendere delle cifre importanti per un investimento sul nuovo difensore e quindi, permetterebbe sicuramente all'Inter di poter andare ad investire su altri ruoli. Questo discorso ragazzi ovviamente deve essere confermato nel momento in cui Bissek dimostra di poter, sostenere, ecco, questo ruolo. Quindi non sto dicendo che l'Inter non deve intervenire sul mercato, sto dicendo che se Bissek dovesse confermarsi effettivamente un centrale, dovesse dimostrare di poterlo fare, l'Inter può pensare allora a delle soluzioni diverse. Allo stesso tempo, dall'altra parte con Çalhanoğlu, l'altro vantaggio che potrebbe, insomma, ricavare l'Inter è il fatto che con una stagione di alto livello Çalhanoğlu tornerebbe ad aumentare un po' il proprio valore di mercato, che sembrava essere crollato dopo le dichiarazioni di Marotta di quest'estate. La percezione era un po' diciamo legata al fatto che l'Inter poi sarebbe dovuta arrivare a dei compromessi poco vantaggiosi, ecco. Se Çalhanoğlu dovesse in scadenza nel 2027 dovesse fare una stagione di buon livello, di alto livello e continuare a mantenere questo passo, sicuramente permetterebbe all'Inter di avere margini maggiori se dovesse decidere poi di cederlo. Quindi
come dicevo all'inizio e torno insomma da dove sono partita, le scelte di Kivu stanno avendo e possono avere delle conseguenze importanti anche a livello strategico. Questo dimostra ancora il grande lavoro che sta facendo questo allenatore. E ragazzi, adesso non voglio altro che leggervi, insomma, per sapere come state vedendo voi un po' questo tipo di situazione, se vi stanno convincendo sia da un lato Bissek e se può convincervi Bissek in quel ruolo lì. Un commento anche su questo avvio di stagione da parte di Çalhanoğlu, come lo state vedendo, e poi appunto se secondo voi questo tipo di scelte possono andare effettivamente ad influire anche sul mercato nerazzurro, e nel caso come vi muovereste. Quindi vi voglio leggere nei commenti, vi aspetto nei commenti, e poi vi aspetto anche questa sera alle 19:30 con il solito e consueto appuntamento in live qui su Passione Inter. Nel mentre io lascio un video in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.